Ciao amici del bosco, in questo video vi racconto come ho avviato il mio impianto acquaponico. Soprattutto vi faccio vedere l'arrivo delle tinche. Sono delle piccole tinche che dovranno crescere tanto, ma cresceranno lentamente. Adesso, prima di trasferirle nel contenitore dove andranno a vivere, devo farle acclimatare, devo cambiare gradualmente la composizione di quest'acqua e anche la temperatura, in modo che non abbiano uno shock. Quindi non vado ad inserirle subito, ma pian piano prenderò l'acqua della mia vasca, la aggiungerò a quest'acqua in modo da arrivare ad avere una condizione simile a quella nelle quali vado a trasferirle. Un po' spaventati, adesso aspetto, poi aggiungo ancora acqua. Dopo il trasferimento le lascerò tranquille, per un paio di giorni non darò neppure da mangiare perché dovranno superare lo stress. Qui c'è il primo pesciolino, vediamo come ti trovi piano piano. No, vabbè, guarda, esce, dai, bravo. Dai, ci sei, te la senti? Vai, eccoli, tutti e due. Numero 6. Sono un po' fredda. Ecco. Dai pescione. Eccolo. E vai, l'ultimo pesciolino della vasca. Anche lui piano piano, perché non si possa stressare troppo. Eccolo, libero. Viva le tinche, abiteranno qua, mi occuperò di loro, gli darò da mangiare le cose migliori e loro daranno da mangiare alle mie insalate. Vi ricordate quando abbiamo realizzato questo impianto con gli amici di Aquaponic Design? Non abbiamo subito inserito pesci e piante perché dovevamo aspettare che si creasse un po' di microbiologia all'interno dell'acqua. Adesso ci siamo, sono arrivate le tinche e sono arrivate anche le piante. Qui ho inserito una pianta di kiwi. Qui abbiamo argilla espansa e non ho fatto altro che trasferire la piantina con il suo pane qua all'interno, l'argilla espansa la trattiene e i nutrienti sono quelli trasferiti dall'acqua. Ho scelto le tinche perché so che sono un pesce abituato a vivere in acque ferme, è un pesce di acqua dolce, è molto facile da allevare, tipico del lago Trasimeno che è qua vicino, dove c'è tra l'altro un bellissimo centro di riproduzione di questi pesci. Per approfondire le abitudini delle tinche ho chiesto aiuto a Giancarlo di Uomo in Erba, che mi ha veramente dato una mano. Ciao Giancarlo! Ciao a tutti, ciao Francesca! È un piacere ricordare la tinca, un pesce del fango e del buio, ma dai riflessi dorati con occhi rossi molto belli. È una riservatezza tutta sua. Per chi si chiedesse perché abbia la pelle rivestita di muco, diremo che non è solo per non essere afferrata, ma per la potente azione antibatterica del muco stesso. Un ambiente dove la quantità di microrganismi è rilevante può diventare una minaccia. Ecco perché molti pesci bentonici, cioè del fondo, ne sono dotati. La tinca è un ciprinide lungo fino a 70 cm e può pesare 10 kg. Come sua cugina la carpa è priva di denti e adopera le ossa della bocca per spezzettare il cibo. Sono diventate molto meno timide le tinche e quando gli do da mangiare arrivano tutte in massa. Sto nutrendo i pesci con un mangime, ma nel tempo voglio imparare sempre di più a rendere il loro ambiente autosufficiente e comunque a coltivare ed allevare il loro cibo. Sentiamo cosa mangiano. Non se ne va quasi mai dal suo profondo habitat di poca luce e di spessa fanghiglia, ma ricco di nutrienti. Per cercarli usa i 2 sensori posti sul labbro superiore, i barbigli. Con la bocca che si allunga in fuori prende anche del fango per assimilarne le sostanze e poi lo risputa. Ama le acque ferme, gli stagni, le paludi, i fossati stretti che le danno un senso di accoglienza.
Se poi ai margini ci sono canneti e fitta vegetazione che lascia cadere foglie, semi o parti che marciscono, per lei è il massimo. È una vera esperta di resilienza quando sopporta qualsiasi sbalzo di temperatura. In certi luoghi quasi privi di ossigeno dove vive la tinca non potrebbe sopravvivere nessun pesce. Non per niente può resistere fuori dall'acqua per diverse ore senza soffocare. Non potete immaginare cosa c'è là sotto. Uova di rana, vermi del fango, sanguisughe, larve di friganee, larve di libellula, gamberi e granchi di fiume negli stadi iniziali, larve di chironomidi, chiocciole d'acqua, vegetali galleggianti, gerridi di superficie, larve di effimera, tutti esseri che morendo finiscono sul fondo. Ordinariamente da maggio a luglio avviene l'accoppiamento. Il maschio si riconosce perché ha la pinna più vicina alla coda che va a coprire l'ano. La femmina di solito è più convessa. L'accoppiamento, chiamiamolo così, avviene anche nell'arco di 2 mesi, ogni 15 giorni. Lei, scortata da almeno 2 maschi, incolla a vegetali una certa quantità di uova, fino a 300.000. Il ceratophyllum è la sua pianta prediletta. Sono uova verdastre piccolissime. I maschi le fecondano una ad una. Si schiudono a 20 gradi dopo 4-5 giorni. Gli avanotti sono chiari con una macchia scura sul peduncolo della coda. Hanno la testa adesiva e per 10 giorni restano appiccicati alla pianta, fino a che il sacco nutriente, il sacco vitellino, non viene riassorbito. Prima che passino 2 anni, i piccoli si nutriranno di alghe macrofite. Un pesce dall'habitat riservatissimo, ma sociale con i suoi simili, specie molto adatta per un progetto d'acquaponica. Si imparano molte cose. Grazie Francesca. Arrivederci. Ciao a tutti. Ci sono 4 vasche, in questa vivono i pesci. La loro acqua viene continuamente rinnovata, cambiata attraverso un impianto di estrazione dell'acqua che funziona solo per capillarità. Qua dentro, dove abbiamo messo una bella pianta di kiwi, l'acqua subisce una prima depurazione, poi passa nella seconda vasca dove ci sono le insalate ed infine nella quarta vasca attraverso una pompa l'acqua torna qua pulita e ossigenata. Il sistema è a ciclo continuo e chiuso, l'acqua non viene sprecata, è sempre la stessa acqua che fa tutto questo giro e si depura, e l'energia per la pompa che riporta l'acqua nella vasca dei pesci arriva dal sole. Riuscire ad allevarle, a farle stare bene, forse un giorno anche a farle riprodurre, per me è una grandissima avventura. Ho tutto da imparare. Oltre a Giancarlo, ha chiesto aiuto anche agli esperti del centro ittiologico del lago Trasimeno, che si occupano proprio di riprodurle per reintegrare sempre la presenza di questi pesci nel lago Trasimeno, che è un lago che ha bisogno di aiuto. Sono molto felice di ospitarne qualche esemplare nel mio orto e spero veramente di contribuire in qualche modo alla loro sopravvivenza. I pesci sono solo la prima sfida, perché poi è importante anche la vita della parte vegetale. Il kiwi ha cominciato ad aprire le sue foglioline, là ci sono le insalate, devo stare molto attenta che crescano bene. Insomma, ho veramente tanto da imparare, vi terrò aggiornati, questo diventerà un racconto nel racconto del bosco di Ogygia. Grazie, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e ci vediamo al prossimo. Ciao!